Pensavo di avere una vita normale, una moglie, due figli, un lavoro onesto. Ma 3 mesi fa tutto è crollato. In questo video ti racconto cosa ho scoperto tornando a casa prima del previsto e perché non sarò mai più lo stesso uomo. Sono seduto nel mio camion in un'area di sosta e continuo a pensare a come tutto sia andato a rotoli 3 mesi fa. Ho pensato che fosse il momento di raccontare questa storia, perché non riesco a togliermela dalla testa. Forse parlarne mi aiuterà a capire meglio tutta questa faccenda e potrà servire a qualcuno che sta passando qualcosa di simile. Guido camion a lunga percorrenza da circa 12 anni. Ho iniziato quando il nostro figlio più piccolo ha compiuto 15 anni e non aveva più tanto bisogno della mamma a casa. Il guadagno era buono, migliore di qualsiasi altro lavoro che avrei potuto trovare nel nostro piccolo paese. Stavo fuori 3 settimane, poi tornavo a casa per una settimana. Era la nostra routine e pensavo che funzionasse bene per entrambi. Mia moglie sembrava abbastanza contenta dell'accordo. Lavorava all'ufficio del registro, usciva con le sue amiche e si occupava della casa. Quando tornavo, passavamo una settimana insieme, ci raccontavamo tutto, poi io ripartivo. Sembrava una routine solida dopo 22 anni di matrimonio. Avrei dovuto capire che qualcosa non andava quando ha smesso di chiedere dei miei viaggi. Prima voleva sapere tutto. Dove andavo, cosa trasportavo, quando tornavo. Mi faceva sentire che le mancavo. Ma verso la primavera scorsa, quelle domande sono sparite. Le telefonate si sono fatte più brevi. Prima parlavamo almeno un'ora ogni sera quando mi fermavo per riposare. Mi raccontava le chiacchiere del suo ufficio, mi chiedeva del mio lavoro. Quelle conversazioni mi tenevano sano di mente durante le lunghe tratte lontano da casa. Ma col tempo ha cominciato a interromperle presto. Diceva sempre che aveva un impegno, qualcosa di urgente. Ho pensato che si stesse solo abituando alla routine, trovando un suo equilibrio. Mi sembrava perfino una cosa positiva. Pensavo che fosse sano non avermi sempre nella testa. Mostrava indipendenza, no? Guardandomi indietro, mi rendo conto di quanto fossi ingenuo. Il primo vero campanello d'allarme è arrivato durante la settimana a casa, a giugno. Stavo controllando l'estratto conto per vedere se c'erano soldi per dei lavori in casa. Ed è lì che ho visto delle spese strane. Cene costose, più volte mentre ero via, per importi che sembravano destinati a più di una persona. Quando le ho chiesto se si stava concedendo qualche cena fuori mentre ero via, si è messa sulla difensiva. Ha detto che usciva più spesso con le amiche, che aveva bisogno di compagnia. A parole sembrava sensato, ma il modo in cui ha reagito mi ha lasciato più preoccupato che tranquillo. Non ho insistito, pensando che forse stavo solo diventando paranoico. Poi è arrivata la storia dell'abbonamento in palestra. In tutti gli anni insieme non aveva mai mostrato interesse per l'attività fisica. Era sempre stata a suo agio con se stessa, senza voler cambiare. Quando ho trovato una tessera per una palestra costosa che non avevo mai sentito nominare, sono rimasto confuso. Mi ha detto che voleva rimettersi in forma, perdere qualche chilo. Anche se non aveva mai avuto problemi con il suo aspetto, l'ho sostenuta. Le ho detto che era bello che si prendesse cura di sé. Le ho anche proposto di andarci insieme quando ero a casa, ma ha detto che preferiva andarci con le amiche. Avevano una routine tutta loro. Poi è arrivata la svolta nel suo aspetto personale. Era sempre stata carina, non fraintendetemi, ma con uno stile semplice. Shampoo da supermercato, poco trucco, vestiti comodi. All'improvviso, profumi costosi, manicure ogni 2 settimane, abiti nuovi mai visti. Le ho fatto dei complimenti, pensando che volesse semplicemente sentirsi meglio con se stessa. Forse stava vivendo una crisi di mezza età. Cercava di sentirsi più bella e sicura. Ho cercato di essere comprensivo, anche se stava bruciando i risparmi in fretta. Alla fine di luglio non riuscivo più a scrollarmi di dosso la sensazione che qualcosa fosse profondamente sbagliato. Così ho assunto un investigatore privato. Mi è costato quasi $6.000, ma dovevo sapere cosa accadeva mentre ero via. E non mi sentivo colpevole. Il mio istinto mi urlava che c'era qualcosa di serio. Era bravo nel suo lavoro e molto preciso. Nel giro di 2 settimane aveva raccolto tutto: foto, video, orari. Mia moglie frequentava regolarmente almeno 4 uomini mentre io ero sulla strada. Uno era un operaio che passava nel pomeriggio, un altro
un uomo più grande in giacca e cravatta, era un habitué della sera. Poi c'era un ragazzo giovane, forse sui 20 anni, che compariva alcune notti. E infine un altro tipo che arrivava nei weekend, quando lei diceva che doveva uscire per delle commissioni. L'investigatore lo chiamava il Giro. Disse che non aveva mai visto niente del genere. Li aveva organizzati come appuntamenti, ognuno in un giorno e orario diversi. Portava avanti tutto questo da almeno 8 mesi. Quando ho visto le prove, qualcosa dentro di me si è rotto. L'investigatore mi ha detto che 2 di loro si presentavano insieme, alcuni pomeriggi, l'operaio e il tizio in giacca, sempre alla stessa ora. Il punto di rottura è arrivato ad agosto. Dovevo stare fuori 3 settimane per una consegna, ma è saltata all'ultimo. L'azienda ricevente aveva avuto un incendio in magazzino. Il carico era già pronto, ma non sono mai partito. Così l'ho riportato al deposito. E mi è venuto in mente quello che mi aveva detto l'investigatore. Non ho avvisato mia moglie del mio rientro. Volevo vedere con i miei occhi. Sono arrivato a casa verso le 2 del pomeriggio. La sua macchina non c'era e fin qui nulla di strano. Doveva essere al lavoro. Ma sulla strada c'erano 2 auto che avevo già visto nelle foto. Sono entrato con la mia chiave. Ho sentito delle voci che venivano dal piano di sopra. Voci maschili, più di una. Arrivavano dalla nostra camera da letto. Sono rimasto lì, ai piedi delle scale, sapendo esattamente cosa stava succedendo, ma senza crederci davvero. Ho sentito movimenti, parole. Dopo minuti che sembravano ore, mi sono fatto coraggio. Dovevo vedere tutto con i miei occhi. La porta della camera era socchiusa. Quello che ho visto era identico alle foto dell'investigatore. Mia moglie era lì, con 2 uomini, l'operaio e il tizio elegante. Sul mio letto. Qualcosa dentro di me è esploso. Ho spalancato la porta e sono entrato. Mia moglie ha urlato. Gli uomini sono corsi a coprirsi. Io sono rimasto lì, fermo. 22 anni di matrimonio. Ed è questo ciò che mi aspettava a casa. Uno dei 2 stava tentando di infilarsi i pantaloni mentre si spostava verso la finestra. L'altro cercava la camicia con la faccia rossa come un peperone. Mia moglie era sul letto, con il lenzuolo addosso e la bocca aperta come un pesce. Non ho urlato, non ho minacciato nessuno, ho solo detto «fuori da casa mia», prima che vi seppellisca. I 2 non aspettarono una seconda volta. Presero i vestiti e corsero fuori come se la casa stesse prendendo fuoco. Ho sentito la porta d'ingresso sbattere 2 volte. Poi eravamo solo io e mia moglie. Ha provato a parlare, a spiegarsi, a inventare scuse. Mi sono avvicinato e le ho gridato «Fuori!». Dopo che se n'è andata, sono rimasto sul divano, in trance. Ripensavo a tutto, alle loro facce quando mi hanno visto entrare. Alla confusione, al panico, al volto di mia moglie quando ha capito che sapevo tutto. Quella notte è stata la più lunga della mia vita. Avevo visto tutto con i miei occhi. Non c'era più nulla da negare. Sapevo esattamente cosa era successo e che il matrimonio era finito. I giorni seguenti sono stati un inferno. L'investigatore aveva confermato che andava avanti da mesi. Io cercavo solo di dare un senso a tutto. Il tradimento, le bugie, il fatto che mentre io lavoravo per mantenere la famiglia, lei viveva una doppia vita. Ho iniziato a ricordare tutte le cose che adesso avevano senso. Si faceva la doccia appena rientravo a casa. Lasciava il telefono sempre a faccia in giù. Non voleva mai fare l'amore quando ero a casa, sempre con una scusa. Ora era tutto chiaro. La palestra, i vestiti nuovi, i trattamenti di bellezza. Non lo faceva per me. Lo faceva per mantenere il suo giro di amanti mentre io sudavo per pagarci tutto. Foto, video, orari. Non era nella mia testa, era reale. Una doppia vita che portava avanti mentre io lavoravo per la nostra casa, per il nostro futuro. Ogni chilometro, ogni notte da solo, in un'area di sosta, ogni sacrificio. Lei lo usava per divertirsi con altri. Quando finalmente abbiamo parlato, non ha negato nulla. Come poteva, dopo che l'avevo sorpresa in flagrante? Ha detto che si sentiva sola, che la mia assenza l'aveva fatta sentire trascurata, che non voleva arrivare a tanto, ma non riusciva a fermarsi. Le ho chiesto se amava qualcuno di loro. Ha detto di no. Era solo fisico, qualcosa per riempire il vuoto.
In un certo senso, era ancora peggio. Io ero lì fuori a farmi in quattro e lei usava casa nostra come un hotel per gli appuntamenti. Le ho detto che avrei chiesto il divorzio. Non ha protestato. Ha detto che capiva. Il divorzio è durato 9 mesi. Le prove hanno aiutato. Il mio avvocato ha detto che il suo avvocato voleva farle ottenere di più, ma le leggi del nostro Stato erano dalla mia parte. Ho ottenuto la casa, la maggior parte dei risparmi e la pensione. Lei ha tenuto il lavoro e il resto? I nostri figli l'hanno presa male. Sono adulti, ma nessuno vuole vedere la fine del matrimonio dei genitori così. Ho detto loro la verità. Hanno capito che non era stata una mia scelta. Erano delusi da lei, ma stanno cercando di avere un rapporto con entrambi. Io continuo a guidare. Faccio ancora i lunghi viaggi, ma ora non chiamo più a casa ogni sera, sapendo che magari c'è qualcun altro lì. Non corro più da qualcuno che aspettava solo che ripartissi. È una libertà strana, anche se fa male. La casa è vuota quasi sempre. Penso di venderla, di ricominciare altrove. Ma per ora è mia. E questo conta. Non so dove viva la mia ex ora, forse ancora vicino, ancora con lo stesso lavoro. A volte la gente mi chiede di lei. Dico che ci siamo allontanati, che la distanza ha vinto. La maggior parte accetta la spiegazione. Chi la conosceva bene, forse sospetta la verità. Quello che mi fa più male sono tutte le chiamate. Quelle sere in cui le dicevo buonanotte da un'aria di sosta qualunque. Lei mi diceva che le mancavo, che stava guardando la TV o leggendo, e forse stava già decidendo quale dei suoi amici invitare. Mi chiedo se loro sapessero degli altri. Almeno due sì, andavano lì insieme. Alcuni sapevano, ma sapevano anche che era sposata con un camionista che si spaccava la schiena per pagare le bollette? O gli aveva raccontato che ero uno che l'aveva lasciata sola? L'investigatore dice che cose così succedono più spesso di quanto si pensi. Ma di solito si tratta di una o due storie, non di una lista organizzata. Sto vedendo una terapeuta. Dice che non è colpa mia, ma un problema suo. Ha senso a parole, ma dentro fa male lo stesso. La solitudine è la parte più dura. Dopo 22 anni, una persona diventa la tua casa. Anche se quel rapporto era rotto, era familiare. Ora sono davvero solo per la prima volta dai 20 anni e a 51 non è facile capire come si sta da single. Ma sto imparando, un giorno alla volta, un chilometro alla volta. La strada è sempre la stessa, ma tutto il resto è cambiato. E forse non è del tutto un male. Forse è ora di capire chi sono, senza un matrimonio marcio alle spalle. Non ho intenzione di risposarmi presto. La fiducia non torna in fretta, ma non rinuncio all'idea che là fuori ci sia qualcuno che vuole una vera relazione, non solo un accordo comodo. Per ora penso a me stesso. Sto imparando a stare bene da solo. Scopro luoghi che ho attraversato 1000 volte senza mai guardarli davvero. Costruisco una vita solo mia, una che nessuno può rovinare. Non è la vita che avevo immaginato, ma è onesta. E dopo tanti anni di bugie, vivere con onestà è una sensazione bellissima. Questa non è la vita che avevo immaginato, ma è una vita vera. Se hai mai sentito il cuore spezzarsi, sappi che non sei solo. Lascia un like, iscriviti al canale e condividi questa storia con qualcuno che ha bisogno di sapere che dalla verità si può sempre ripartire.